Ciao ingegneri e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di nested build, ovvero la possibilità di stampare più pezzi contemporaneamente. Ci siete? Andiamo a vedere! Nesting o packing è la possibilità di raggruppare più pezzi per stamparli contemporaneamente nello stesso box. In pratica, con questa modalità andiamo ad incastrare i pezzi tutti insieme per ottimizzare i costi e i tempi di stampa. Questa composizione si chiama in gergo tecnico nested build ed è possibile solamente con tecnologie di stampa 3D a letto di polvere, come ad esempio la tecnologia MJF. Per fare la nested build si usa solitamente il nylon PA12 che può essere stampato con modalità fast, con modalità standard o con modalità top mechanical. Se non hai visto il nostro video in cui spieghiamo queste tre modalità di stampa, ti lascio il link qui sopra o qui sopra, non mi ricordo mai da dove esce. Il costo di una nested build è sempre fisso perché non dipende da quanti oggetti mettiamo dentro, ma dipende dal volume del box che andiamo a stampare. All'interno del box possiamo mettere infatti oggetti differenti incastrandoli insieme, oppure oggetti simili per fare delle produzioni in serie. Quali sono i vantaggi di una nested build? Abbiamo innanzitutto maggiore efficacia perché risparmiamo molto volume all'interno del box e maggiore efficienza perché ottimizziamo tantissimo i tempi di produzione. Abbiamo considerato che il risparmio di una nested build rispetto alla stampa del pezzo singolo è all'incirca del 60%, quindi direi molto conveniente. Per creare la nested build e quindi raggruppare ed incastrare i vari pezzi dentro il box ci sono alcuni software che ci possono essere d'aiuto, ad esempio Magix di Materialize, oppure Netfab di Autodesk, oppure FabPilot di Sculpteo. Se utilizzate uno di questi software per il nesting, le linee guida da seguire per combinare i vari oggetti sono le stesse della stampa 3D a pezzo singolo. Se utilizzate altri software proprio per il nesting, scrivetecelo qui sotto nei commenti. Inserire dei pezzi in un volume tridimensionale non è proprio così immediato, ci sono alcuni accorgimenti da tenere in considerazione sia per quanto riguarda il software sia per quanto riguarda la stampa. Guardiamo prima quelli del software. Il primo punto a cui fare attenzione sono gli incastri, ovvero non creare oggetti che si possono incastrare fra di loro, come ad esempio due anelli, oppure come l'anello nuziale che si sa, ti incastra tutta la vita. Ciao amore, ti voglio bene! Il secondo punto riguarda i pezzi intrappolati, ovvero non creare oggetti più grandi e vuoti che ne contengono altri più piccoli. In pratica vi trovereste come un uovo di Pasqua con dentro la sorpresa, ma senza riuscire a prendere la sorpresa. Ora andiamo a vedere invece quali sono gli accorgimenti a livello di stampa. Il primo punto è l'orientamento degli oggetti all'interno della nested build. Un buon orientamento aumenta la qualità estetica degli oggetti ed in alcuni casi aumenta anche la precisione dimensionale. Seguendo le linee guida che il produttore HP suggerisce, insieme alla nostra esperienza sul campo, vi raccomandiamo di inclinare dove possibile gli oggetti di almeno 25 gradi, sia sull'asse X che sull'asse Y. Secondo punto, per quanto riguarda la stampa, il distanziamento degli oggetti. Il nostro consiglio è di fare parti superiori a 100 cm3 e distanziarle di almeno 10 mm. Oppure, se le parti sono inferiori a 100 cm3, potete distanziarle di almeno 4 mm. Oggetti con volumi maggiori del 20% rispetto al loro bounding box vanno distanziati di almeno 10 mm. Altro punto, il terzo, i margini del piano. Tutte le parti vanno distanziate di almeno 5 mm dai bordi esterni del piano stampa, per cui le dimensioni del piatto stampa effettive dell'asse XY saranno di 370 x 274 mm. Quarto punto, la distribuzione degli oggetti all'interno della nested build. Se avete mai giocato a Tetris, dimenticatevi tutto quello che avete imparato. La distribuzione degli oggetti deve essere assolutamente irregolare. Dovete distribuire gli oggetti in modo che le aree di stampa dei loro slices nell'asse Z siano le più omogenee possibili, perché questo facilita l'assorbimento del calore su tutta l'intera superficie evitando zone critiche. Mi spiego meglio. A parità di arrangiamento, aree stampate con sezioni minori ricevono molta più energia rispetto a zone con densità più elevata. Questa situazione potrebbe generare oggetti all'interno della stessa build con caratteristiche, tolleranze meccaniche ed estetiche tra loro diverse. Quinto ed ultimo punto da considerare, il contenimento di oggetti piccoli all'interno di una sinterbox. Infatti tutti gli oggetti inferiori ad 1 cm3 o con due o più lati di dimensioni inferiori a 10 mm vanno racchiusi in gabbie contenitive, dette appunto sinterbox. Queste devono avere delle maglie di dimensione tale da contenere gli oggetti stessi.
in modo che questi non vengano persi o smarriti durante le successive operazioni di pulitura, sabbiatura e colorazione. Detto tutto questo, se non disponete di un software per il nesting, potete scegliere di farlo fare a noi, acquistando il servizio nesting di PolyD. Scegliendo questo servizio controlleremo la densità dei tuoi pezzi, verificheremo la presenza di eventuali errori e ti aiuteremo anche a scegliere l'altezza e la quantità delle nested build da ordinare. Bene, se questo video vi è piaciuto e vi è stato utile, vi invito a mettere un mi piace, a iscrivervi al canale e a cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati su tutti i nostri video e le nostre attività. Ricordatevi inoltre di seguirci anche sui nostri canali social. Ciao a tutti e buona stampa! 1, 2, 3, D!